Okay, so we'll put the Sexiest Man Alive title in the maybe pile. I still think it has legs. And what's your bright idea? All right, mate. One word. Dominance. I like that. I like that a lot. Eras of dominance. Yeah, like the different eras you dominated in the ball game. I'm with it. Right, so maybe we do an eras of dominance collection, and we focus on each of those different places where you dominated in the NBA. Yeah. Orlando, Los Angeles, So, and Miami. perfect. But like, which moment are we going to use from each of those places? Wouldn't you like to know? Stay tuned. You'll get that information October 15th on Eternity.io. Not eternity, Eternity.io. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In data 15 ottobre 2021 verrà lanciata una collezione NFT sul protocollo e sul marketplace Eternity Chain riguardante il giocatore, il famosissimo giocatore di basket dell'NBA Shaquille O'Neal. Per il lancio di questa collezione ho pensato di creare appositamente un piccolo video panoramica per quanto riguarda questo ecosistema, dando alcune spiegazioni riguardanti Eternity, ma soprattutto a Shaquille O'Neal che entra a far parte del mondo degli NFT. In seguito vi farò una recensione più approfondita per quanto riguarda il suo sistema, il suo utilizzo, soprattutto per quanto riguarda il token utility, il token earn, la possibilità di guadagnare delle pietre e mettere anche a rendita il nostro token. Ma adesso andiamo a vedere che cos'è Eternity Chain in previsione del lancio della collezione di Shaquille O'Neal, ovviamente dopo la sigla. Jack Dorsey, il CEO di Twitter, ha messo all'asta il 5 maggio uno screenshot del suo primo tweet nel 2006 tramite NFT e le offerte per questo post hanno superato oltre 2,5 milioni di dollari. Questo è solo un esempio di quanto può fruttare e di quanto sta tirando tra gli investitori e gli utenti il mercato dei token non fungibili, ovvero degli NFT. Il mercato degli NFT è in continua espansione. Da un lato abbiamo gli utenti finali che cercano di collezionare gli NFT dei loro artisti più famosi, dei loro artisti preferiti, come ad esempio attori, atleti sportivi, cantanti, pittori e che più ne ha e più ne metta. Da un lato abbiamo gli utenti e gli artisti che creano gli NFT da immettere sul mercato tramite vendite dirette oppure tramite aste nei vari marketplace, e da un lato ancora abbiamo gli investitori che acquistano gli NFT per speculare, per poi rivenderli magari dopo qualche mese o dopo qualche anno, si spera, a un valore maggiorato. O ancora chi investe nei token utility appartenenti ai vari marketplace. Quindi vedete come il mercato degli NFT riesce a racchiudere diversi ambiti sempre legati al collezionismo e alle criptovalute. Nata da Polkastarter, Eternity Chain, raggiungibile all'indirizzo eternity.io, è sotto i riflettori da diverso tempo. Costruita sulla rete Ethereum, Eternity ha creato uno store per quanto riguarda gli NFT e grazie alle sue partnership di tutto rispetto riesce a mettere sul mercato degli NFT autenticati in edizione limitata. Carte collezionabili create da artisti famosi e celebrità per quanto riguarda l'intrattenimento, la musica, ma soprattutto lo sport. Fondata da Nick Rose, questo progetto devolve in beneficenza parte dei loro profitti. Ma vediamo per un attimo che cosa sono gli NFT autenticati. Eternity ha sviluppato un modello per riuscire ad autenticare gli NFT che viene chiamato ANFT e serve per aiutare a determinare con precisione il valore delle opere d'arte e degli oggetti da collezione digitali e cerca di fornire un ulteriore livello di autentificazione di queste risorse contro le contraffazioni e contro la duplicazione degli NFT. Invito a seguirmi negli altri canali social che utilizzo, li trovate nella home page del canale YouTube in alto a destra, vedete l'icona Telegram, Facebook ed Instagram. Tutti gli NFT che girano sul network di Eternity Chain sono autenticati dai rispettivi creatori. Tramite il suo processo di convalidazione va a fornire
dire con precisione la data in cui è stato coniato e soprattutto, una cosa molto importante, la celebrità che lo va a sostenere. Ovviamente Eternity ha anche un token nativo, un token utility che viene chiamato ERN, che è passato dal prezzo della IDO da 0,27 centesimi di dollari a un massimo storico di 73,86 dollari. Comunque non vi preoccupate, farò una recensione dettagliata per quanto riguarda questo protocollo, questo ecosistema, dove andrò a spiegare il suo mercato, come ottenere gli ERN, il farming e lo staking del token nativo. Questo video è per annunciare una collezione che verrà lanciata proprio su Eternity Chain in data 15/10/2021, quindi il 15 ottobre. E sarà la collezione degli NFT dedicata e creata a Shaquille O'Neal, la star dell'NBA. Per tutti gli appassionati dell'NBA è un evento da non perdere. Questa collezione si chiamerà Shaquille O'Neal The Era of Dominant Collection e andrà a contare 5 NFT che metteranno in evidenza le scene della carriera di questo fantastico giocatore. Per quanto riguarda il mercato americano, non è ancora ben chiaro se è disponibile queste extra ricompense anche per altri mercati. CoinDesk ha riferito che gli acquirenti di questa collezione avranno degli ulteriori vantaggi che vanno ad includere, ad esempio, l'opportunità di una videochiamata privata con Shaquille O'Neal, un paio di scarpe personalizzate e una prenotazione per una cena in uno dei suoi festival musicali. La collaborazione con Shaquille O'Neal è stata intrapresa a maggio, quando l'atleta tramite Twitter aveva fatto dei complimenti per quanto riguarda Eternity quando è passata al Layer 2 e ha lanciato la raccolta di token non fungibili del pugile Muhammad Ali. Per acquistare eventualmente gli NFT si potranno pagare tramite Ethereum e ovviamente tramite il token nativo della piattaforma, il token ERN. Una volta che si è sull'home page di Eternity.io, in alto a destra si può creare un account con la password e email e poi collegare ovviamente il nostro portafoglio, che può essere tranquillamente MetaMask su rete Ethereum. Per quanto riguarda l'acquisto del token nativo della piattaforma, è stata listata su Binance, quindi si può comprare tranquillamente senza usare degli swap, ma direttamente tramite Binance, acquistabile tramite USDT, BUSD e BNB. Vediamo un esempio di acquisto. Cliccando su Marketplace possiamo andare a selezionare e a ricercare gli NFT per categorie, come ad esempio arte, baseball, box, crypto, fighter, e vediamo un po' che cosa c'è in vendita. Possiamo cliccare ad esempio su Anderson Silva Legendary e vediamo che cosa appare. Clicchiamo sulla figurina, sull'NFT, e ritrae questo atleta, questo combattente dell'UFC in una mossa durante il celebre round che ha scatenato il suo calcio più potente. E vediamo che attualmente il prezzo è 120.000 ERN e per acquistarlo ovviamente basta cliccare su Buy Now. Sempre sul Marketplace noi possiamo selezionare le vendite degli NFT anche solo tramite asta oppure tramite acquista subito. Una volta acquistato un token non fungibile, un NFT che verrà caricato all'interno del nostro account su Eternity, noi potremo collezionarlo oppure rimetterlo in vendita. Comunque non voglio entrare nel dettaglio ancora di questa piattaforma perché ho in previsione una recensione approfondita di questo ecosistema che merita veramente la nostra attenzione, soprattutto perché riesce ad unire in un unico ecosistema diversi player del settore NFT, artisti, sportivi e celebrità, ma soprattutto tutti gli NFT che sono in vendita su questo protocollo sono creati e supportati dagli artisti di riferimento e sono autenticati, e non è una cosa da poco. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, a lasciarmi un like per supportare il mio lavoro e se avete piacere di unirvi anche alla nostra community Telegram. Ciao!